Ciao a tutti, so che molti di voi sono qui per il concorso, che stanno fremendo. Teoricamente di concorsi letterari ce ne sono 100.000, questo ha delle caratteristiche particolari. In primo luogo si svolge sostanzialmente tutto in rete, in secondo luogo la giuria, cioè chi giudica i romanzi che partecipano a Io Scrittore, sono gli altri autori, cioè sono gli stessi scrittori, aspiranti scrittori che si giudicano tra di loro. Qui a Torino, siamo alla terza edizione, presentiamo i 200 finalisti, a Mantova a settembre presenteremo i 30 vincitori che verranno pubblicati in forma di ebook dal gruppo Gems. Beh, diciamo che da quest'anno non possiamo più chiamarlo un esperimento, perché l'esperimento è perfettamente riuscito. Già molti degli autori scovati nella rete con questo metodo innovativo hanno visto i loro libri pubblicati e su altri stiamo lavorando e verranno pubblicati nei prossimi mesi. Uno di Gems, che sono io, nel blog il primo anno aveva cercato di spiegare il lavoro dell'editore in questo modo. Tante volte si ha l'impressione di prendere una zucca, cioè una massa inerte di fogli che è il manoscritto che ci arriva, e con tanto lavoro di trasformarla in una carrozza, cioè in un qualche cosa che ha una riconoscibilità pubblica, che incontra molti lettori in Italia e possibilmente nel mondo. Ecco, questo è quello che è già riuscito più volte. Credo che la prima idea e che la prima funzione tuttora, tutto sommato, del torneo sia quella di offrire agli aspiranti scrittori una possibilità di confronto e di giudizio, cioè di fare in modo che le loro opere vengano lette da persone che non li conoscono e che giudicano in totale obiettività pregi e difetti dei loro romanzi. È una delle cose più difficili da ottenere per un aspirante scrittore. Gli scrittori che pretendono di dare lezioni attraverso i propri scritti sono quelli meno credibili, forse. I giudizi che vengono dati diventano, per chi ha scritto quell'opera, dei consigli di scrittura. Tanti partecipanti di edizione in edizione, ci sono scrittori che hanno partecipato a più di un'edizione, di edizione in edizione il loro punteggio, la loro graduatoria sale. Questo vuol dire molto semplicemente che i consigli che arrivano dagli altri lettori sono utili. Per me avere quadri esordienti con i libri in pubblicazione in questo momento è un'occasione per fare un po' il punto di questa iniziativa. Poteva sembrarci un'idea bislacca, perché è una cosa nuova. Da nessun'altra parte al mondo hanno avuto un'idea simile a questa, che riesce a coniugare quello che richiede il web, cioè un'apertura, un accesso democratico alla pubblicazione, con l'inevitabile necessità per gli editori di selezionare i libri che pubblicano per evitare ai loro lettori di leggere qualsiasi cosa, di leggere libri coi quali prenderebbero tempo e piacere della lettura. Parte, diciamo, del premio è che i 30 vincitori vengono automaticamente sottoposti all'attenzione degli editor delle nostre case editrici. Sono diversi gli autori che sono stati pubblicati dopo essere passati da Io Scrittore, alcuni sono stati pubblicati da case editrici del gruppo Gems, altre da altri editori, alcuni sono addirittura finiti in classifica, quindi questo mi sembra un'ottima carta da visita, un ottimo biglietto di presentazione per un concorso di questo genere. Perché il nostro è fondamentalmente un mestiere involontario. Noi ci innamoriamo di una storia e abbiamo l'esigenza di comunicarla. Lo facciamo per iscritto, ma potremmo farlo in altre forme. Io per esempio l'ho fatto in altre forme nel corso della mia vita, l'ho fatto con il teatro, ma l'ho fatto anche molto più semplicemente quando incrociavo qualcuno in treno. Oggi dichiarerei l'esperimento finito e riuscito, cioè noi continueremo su questa strada in un momento in cui, non so se seguite i dibattiti che ci sono sui giornali riguardo a questa rivoluzione digitale, all'arrivo dell'ebook, che ne sarà del libro, che ruolo hanno gli editori, ma non servono più perché c'è il self-publishing, in un momento in cui in tutto il mondo da una parte ci sono le piattaforme che dicono venite che c'è il self-publishing, dall'altra ci sono gli editori che dicono no, bisogna che il lettore
non legga qualsiasi cosa venga pubblicata, che qualcuno gli garantisca la qualità. Ecco, noi, questa piccola comunità, molti hanno partecipato più volte, abbiamo una sintesi fra queste due esigenze, queste due domande. Quali sono le due domande? Da una parte che il lettore non debba fare la selezione di 100 libri ogni volta che ne vuole leggere uno bello, non debba leggere 100 per leggere uno che gli lascia qualcosa, e dall'altra parte però che ci sia un accesso democratico e aperto alla possibilità di pubblicare, di diventare scrittori senza filtri basati sulle conoscenze, le amicizie, la prossimità rispetto agli editori eccetera. Serve per chi scrive, che così si fa conoscere, serve agli editori che così possono scoprire nuovi talenti, e serve ai lettori perché sanno che quei libri che arrivano dallo scrittore ad altri lettori sono sicuramente piaciuti.